Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come lucidare un faro. Guardate qua, che schifo. Io per comodità l'ho smontato, ma potete farlo anche sulla macchina stessa. Lasciate stare quei prodotti tipo lucidafari così perché non funzionano, o meglio sì, ma durano poco. Questo sarà un trattamento che durerà nel tempo. L'occorrente sarà una bomboletta di trasparente, molto semplice, questo per dirvi l'ho preso dai cinesi. Poi della carta vetrata ad acqua grana 500, carta vetrata grana 800 e 1500, e volendo questi tre possono anche bastare. Però per fare un lavoro ancora più professionale vi consiglio di usare anche la 2000 e anche la 3000, ovviamente tutte ad acqua. Allora io per comodità mi metto nel lavandino, ok? Mi apro leggermente l'acqua, così ho un po' d'acqua che mi scorre nel faro, tipo così, ma poca non tanta. Inizio col bagnare la carta vetrata da 500 e la passiamo sul faro. Passate bene la carta su tutto il faro mentre avete l'acqua che vi scorre. Allora, vedete che è opacizzato, ci sono anche dei graffi, ma non vi preoccupate perché con le altre carte andremo a risolvere. Adesso prendiamo della carta 800 e facciamo la stessa cosa, la bagniamo prima di tutto e la andiamo a passare sul faro. Carta 1500, ripetiamo nuovamente il processo. Carta 2000. Per farvi notare, guardate qua adesso come è diventato il faro. Tutti quei graffi che c'erano prima adesso sono scomparsi, però non abbiamo finito qui. Adesso li andiamo con la 3000 e verniceremo con il trasparente. Quindi prendiamo la 3000, la inzuppiamo così nell'acqua e andiamo. Abbiamo finito con la carteggiatura, adesso gli diamo una pulita perché sono rimasti comunque dei segni, degli aloni con la carta vetrata. Poi lasciamo asciugare il faro e procediamo con la verniciatura. Guardate qua, intanto si sta asciugando e deve venirvi una roba così, vedete che è più opaco di prima e deve essere così. Vi do un consiglio: quando carteggiate cercate di fare di più la parte sopra perché è quella più soggetta al sole, quella che si rovina di più. Guardate questo qua, questo non l'ho ancora fatto, vedete che la parte più rovinata è questa qua in alto, mentre qua invece vabbè l'abbiamo già trattato, quindi non si vede. Ora prendiamo il trasparente, lo agitiamo un po', io l'ho già fatto prima, e possiamo verniciare il faro in questo modo qua. Vedete, non state né troppo lontani né troppo vicini. Guardate qua come sta tornando nuovo. Adesso si vede pallido perché c'è il trasparente che è fresco, ma vedrete la magia una volta che si asciugherà. Vedete, fate un po' così, fate attenzione a dove sono le bucce, cercate anche di non farlo sgocciolare perché si fa un po', diciamo, faticoso da riprendere il trasparente. Fate un po' questi movimenti così senza esagerare fino a ricoprirlo tutto di bianco in questa maniera. State tranquilli perché è dovuto al trasparente che è ancora fresco. Adesso vi lascio a vedere il faro che si asciuga e poi andiamo al risultato.
Allora, vedete come il faro si è asciugato in modo superficiale? Guardate che, cioè, come sembra nuovo. Prima aveva qua tutto lo sbiadimento del sole, adesso guardate. Vi ci posso anche specchiare, guardate qua. Prima era più o meno così, vedete questo qua come è fatto? Tutto sporco, tutto giallo qua sopra soprattutto. Questo non l'ho fatto per farvi capire le differenze, aspettate che ve lo porto anche proprio di là. Guardate prima e dopo, c'è una bella differenza. Io vi consiglio di aspettare almeno dalle 24 alle 48 ore per far asciugare bene il trasparente, perché se io lo tocco poi rimangono sopra le ditate ed è brutto da vedere. Quindi lo lasciate qua un attimo così, fatelo se dovete tenere la macchina ferma per un po', però non gli si può dire niente, guardate qua. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, ci vediamo come sempre alla prossima.